Ciao a tutti amanti del fumetto. Oggi vi porto nella Bologna del 1939, dove nasce Roberto Raviola, meglio conosciuto come Magnus. Fin da piccolo, Roberto mostra un talento innato per il disegno, tanto che dopo le scuole medie si iscrive al liceo artistico. Un passo quasi inevitabile per chi come lui è affascinato dalle avventure di Flash Gordon e dalle storie epiche del Far West. Il giovane Raviola è così immerso nelle sue passioni che inizia a firmare i suoi primi fumetti con lo pseudonimo Robert Patterson e in seguito con Bob la Morte. Ma il vero punto di svolta arriva nel 1961, quando si diploma all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Magnus non è solo un disegnatore, ma un artista poliedrico. Si cimenta con la scenografia, la decorazione e persino l'insegnamento. Ma la sua vera vocazione è sempre stata il fumetto. E così, dopo aver lavorato come grafico pubblicitario, decide di proporsi come disegnatore a diversi editori milanesi. È il 1964 quando approda all'editoriale Corno, che sta cercando giovani talenti per lavorare su progetti legati al noir, un genere che in quegli anni vive un momento di grande popolarità grazie al successo di Diabolik delle sorelle Giussani. È qui che Magnus incontra Luciano Secchi, che prenderà il nome d'arte di Max Bunker. Insieme, i due daranno vita a una delle coppie più iconiche del fumetto italiano. Il loro primo grande successo? Criminal, un biondo assassino senza legge che indossa una tuta da scheletro e anticipa, con le sue inquadrature rivoluzionarie, un certo cinema horror alla Dario Argento. Criminal è solo l'inizio. Nel 1965 arriva Satanic, un fumetto che non si fa scrupoli nel mostrare scene di sesso e violenza, come mai si era visto prima nei fumetti. Questi lavori però non passano inosservati, mentre il pubblico li adora, i moralisti e i censori si scagliano contro di loro, arrivando persino al sequestro di alcune copie. La produzione di Magnus in quegli anni è frenetica e per tenere il passo con le scadenze inizia a sviluppare uno stile inconfondibile. Primi piani che occupano gran parte della vignetta, sfondi spesso assenti o appena accennati e un forte contrasto tra bianco e nero. Questo stile si evolve ancora di più con due personaggi meno trasgressivi, Dennis Cobb, una sorta di agente segreto americano, e Jezebel, un'eroina di fantascienza ispirata a Barbarella. Ma il vero capolavoro arriva nel 1969, dopo 2 anni di lavoro, Alan Ford e il gruppo TNT. Questo fumetto, ambientato in America e intriso di una pungente satira sociopolitica, racconta le avventure di un gruppo di detective pasticcioni sotto la guida del numero 1, un personaggio tanto ricco quanto scorbutico. Magnus disegna ininterrottamente Alan Ford fino al 1975, quando decide di abbandonare l'editoriale Corno e il sodalizio con Max Bunker, dopo 10 anni di collaborazione. Da lì in poi Magnus esplora nuovi orizzonti. Nel 1974 si avvicina al genere erotico, lavorando per la casa editrice di Renzo Barbieri e realizzando storie come Mezzanotte di morte e Il teschio vivente. Nel 1975, con la collaborazione di Francesco Guccini, crea Lo Sconosciuto, un personaggio che molti critici considerano il suo capolavoro. Lo Sconosciuto è un ex ufficiale della Legione Straniera, disilluso e tormentato, che cerca di sopravvivere in un mondo inospitale. È un personaggio complesso e ambiguo, che riflette le inquietudini e le ombre della società dell'epoca. Negli anni successivi, Magnus continua a sperimentare, creando opere ambiziose come La compagnia della forca e I briganti, un fumetto ispirato a un romanzo cinese del 1300, che fonde passato e futuro in un mix di fantasia e fantascienza. Con Necron del 1981, Magnus si cimenta in un fumetto grottesco e paradossale, lontano dal classico erotico, che mescola elementi pornografici e comici in un risultato decisamente fuori dagli schemi. Verso la fine della sua carriera, Magnus accetta la sfida di disegnare Tex, ma impiega ben 7 anni per completare l'opera, La Valle del Terrore, un albo di 224 tavole che raggiunge una perfezione quasi maniacale. Il suo ultimo lavoro è il suo addio al mondo del fumetto, una sorta di saluto finale che coincide con la sua morte il 5 febbraio 1996 in un albergo sui colli di Imola. E con questo ultimo, commovente saluto, si chiude la straordinaria avventura di Magnus, un maestro del fumetto italiano che ha saputo reinventarsi e sperimentare come pochi altri, lasciandoci un'eredità artistica che ancora oggi continua a ispirare.